No, da quando in qua si poteva dire no a questo cliente? E poi se si poteva dire di no, com'è che io mi ero rovinata il weekend per anni cercando sempre il modo di soddisfare ogni sua richiesta? Ciao, io sono Eleonora e sono una leadership coach. In questa serie ti racconto i miei peggiori errori come leader e i consigli che avrei voluto tanto ricevere anch'io per riconoscerli e superarli, perché puoi avere una carriera di successo e anche impantanarti sempre negli stessi errori. Per esempio, credere di non poter mai dire di no. La relazione aveva un funzionamento molto semplice. Quello chiedeva e io eseguivo. Ok, lavoravo la notte e la domenica per stare dietro alle continue richieste, ma ero giovane, ero l'unica a lavorarci all'inizio ed era un cliente importante. Quindi cosa c'era di strano? Finché non ci siamo trovati nel pieno di un progetto molto complicato, con un team numeroso e una gestione a quattro mani. E allora è arrivata la doccia fredda. All'ennesima richiesta in corsa fatta dal cliente, quando io in automatico sono partita ad assegnare attività a destra e a manca, la collega corresponsabile del progetto mi fa: Io credo che la risposta giusta a questa richiesta sia no. No? Da quando in qua si poteva dire no a questo cliente? E poi se si poteva dire di no, com'è che io mi ero rovinata il weekend per anni cercando sempre il modo di soddisfare ogni sua richiesta? Perché dicevo sempre sì a questo cliente? Per diversi motivi, alcuni più pratici e altri più profondi. Era una specie di iceberg. Per cominciare, questa persona si poneva in modo aggressivo. Non chiedeva, pretendeva e quando provavo a sollevare dubbi, mi tornavano indietro o reazioni violente o commenti manipolatori. Quindi il mio primo problema era pratico. Non sapevo come dire di no senza usare anch'io l'aggressività o la prepotenza. Risultato? Rimanevo passiva. Ero abbastanza agli inizi della mia carriera e anche se quella responsabilità mi era stata affidata su richiesta esplicita del cliente, io non sentivo di meritarla. Avevo una sindrome dell'impostore grande come una casa e credevo, prima di tutto, di dover continuamente dimostrare di essere all'altezza di quel ruolo e secondo, che questo comprendesse esaudire ogni più irragionevole desiderio di chi mi aveva voluto lì. Alla base dell'iceberg, in profondità, c'erano convinzioni che nascevano da ben prima di quella situazione e andavano anche oltre la sfera professionale. Convinzioni tipo: se dico di no, danneggio la relazione, se dico di no, penserà che è perché non lo so fare, se dico di no non sono utile e verrò sostituita da qualcun altro. Insomma, non si può dire no e se lo faccio perderò tutto ciò che ho faticato tanto per ottenere. Sei mai caduta in una di queste trappole? Fra un momento ti suggerirò 3 modi per uscirne. Prima, se ti va, raccontami la tua esperienza con il dire di no. Puoi farlo nei commenti o in privato seguendo il link che trovi in descrizione. E se gli spunti che ti ho dato fin qua ti sono utili, fammelo sapere con un like. Se capita anche a te di dire sì anche quando vorresti dire no, ecco 3 cose che puoi fare per sbloccarti, a partire dalla punta dell'iceberg, la più pratica, per arrivare fino alla parte più sommersa. 1. Disattiva il risponditore automatico. Se, come succedeva a me, dici di sì prima ancora di aver riflettuto sui reali impatti della richiesta, questo è il primo passo. Come fare? Ogni volta che qualcuno ti chiede qualcosa, fai un respiro e rispondi con un semplice verifico e torno da te tra poco. 2. Impara a essere più assertiva. Puoi dire di no, senza essere aggressiva o prevaricante e nemmeno esitante e timorosa. Se ora non ti viene naturale, niente panico. La buona notizia è che assertive non si nasce. È una competenza e come tale la puoi apprendere e sviluppare. Puoi iniziare a lavorarci a partire da questo video e dal workbook gratuito che trovi in descrizione. 3. Smonta i tuoi preconcetti sul dire di no. Il modo più efficace è indossare i panni della detective. Prendi ognuna delle tue convinzioni sul dire di no e sottoponile a un vero e proprio interrogatorio. Quali prove hai per sostenere che dire di no, per esempio, danneggia le relazioni? O che chi dice di no risulta sempre poco collaborativo, intransigente o poco disponibile? E invece, quali prove hai del contrario? In quali situazioni hai visto che tu o qualcun altro avete detto no ed è accaduto qualcosa di completamente diverso? Forse i tuoi preconcetti sul dire di no si fondano su uno o due episodi in cui effettivamente le cose sono andate in quel modo. Certo, capita, ma è sempre così? Puoi dire che nella tua esperienza, ogni volta che tu o qualcun altro avete detto no, è sempre accaduto quello che temi? No, non puoi. Se metti sotto torchio le tue convinzioni in questo modo, scopri che l'assassino non è mai il dire di no in quanto tale,
Più che altro è quella vocetta interiore che invece di sostenerti e dirti cose che ti sono utili, si diverte a raccontarti storie che ti fanno impantanare, tipo questa del non si può mai dire di no. Cosa ti porti a casa di utile da questo video? E qual è la prima azione che farai? In descrizione ti lascio 2 risorse gratuite che possono aiutarti, primo, a riconoscere e smontare i tuoi preconcetti sul dire di no e secondo, a dire i tuoi no con assertività, senza sensi di colpa. Fammi sapere con un like se questo episodio degli errori di leadership che non rifarei ti è stato utile e iscriviti al canale cliccando sulla campanella per non perderti il prossimo. Grazie per essere stata qui e alla prossima!